Zurigo, Svizzera, 11 giugno 2022. In una serie di gare di velocità su un circuito a ostacoli, un drone autonomo pilotato dal computer di bordo sfida 3 droni pilotati da 2 campioni mondiali e dal giovane campione svizzero. I droni sono tutti dello stesso tipo, contano quindi destrezza e tempi di reazione che si misurano in decimi di secondo. A vincere sono i droni autonomi con un vantaggio medio di mezzo secondo. Per la prima volta un algoritmo ha battuto un essere umano. Siamo nel laboratorio di robotica e percezione dell'Università di Zurigo. È qui che sono nati i droni vincitori, che volano senza pilota e senza GPS. La navigazione autonoma è sempre stata un po' il sacro graal del mondo dei droni. E non solo, perché se oggi la può fare un drone, domani la potrà fare qualsiasi tipo di robot. E il bello è che il mago dietro a tutto questo è anche un mago vero. Nel tempo libero il professor Davide Scaramuzza fa il prestigiatore e lo ha fatto per 10 anni anche professionalmente per mantenersi agli studi. Ma non lasciatevi ingannare. Laurea in ingegneria elettronica all'Università di Perugia, dottorato al Politecnico di Zurigo, poi all'Università della Pennsylvania negli Stati Uniti, vincitore dei più prestigiosi finanziamenti per la ricerca europea, una pioggia di riconoscimenti da tutto il mondo. Scaramuzza è oggi il direttore del laboratorio e uno dei massimi esperti mondiali di visione delle macchine. Perché il segreto della gara fra droni è proprio la visione. Per noi vedere e muoverci nell'ambiente è una cosa naturale, impariamo questo sin da bambini. Ma per un drone in realtà vedere e navigare autonomamente è una cosa complicatissima. Il problema principale non sono gli occhi, perché per vedere basta una telecamera e per quello ci sono gli smartphone. Il problema non è neanche il cervello, perché per quello in realtà utilizziamo gli stessi computer che ci sono sugli smartphone. Il problema principale in realtà è il software, perché il software deve poter analizzare le migliaia di numeri che arrivano attraverso le telecamere in tempi rapidissimi e trasformarli in una mappa tridimensionale dell'ambiente che cambia continuamente come il drone si muove all'interno dell'ambiente. Infine, calcolare una traiettoria che gli permette di raggiungere la destinazione evitando tutti gli ostacoli. Tutto è cominciato in laboratorio insegnando al drone a orientarsi nello spazio trovando dei punti di riferimento nell'ambiente. Poi il drone ha imparato a produrre una mappa dell'ambiente di volo in tempo reale. Quindi i ricercatori sono passati a compiti più difficili. Per capire come funziona un drone autonomo, lo rivediamo a confronto con un pilota umano, questa volta in condizioni sperimentali. Un essere umano vede grazie alla corteccia visiva, quella regione del cervello che a partire dai segnali provenienti dall'occhio produce un'immagine e la interpreta. Il piccolissimo computer a bordo del drone deve fare la stessa cosa. Il software che lo aiuta è una cosiddetta rete neurale che simula proprio il funzionamento della corteccia visiva del cervello umano. Le prestazioni del cervello umano sono il prodotto di milioni di anni di evoluzione biologica. Una rete neurale invece deve imparare da sola, dall'esperienza. Di fatto è un software che si programma da solo provando e riprovando. Anche un pilota umano deve imparare allenandosi e fare migliaia di voli. La rete neurale del drone ne deve fare però milioni. Per sua fortuna non devono essere per forza voli veri. Basta farglieli fare in ambienti virtuali dello stesso tipo, anche milioni di volte in un solo giorno. E non è questo l'unico vantaggio dei droni. Se nella gara i droni hanno usato telecamere normali per non avere un vantaggio sui piloti umani, in tutte le altre situazioni si può usare di meglio. Anziché riprendere tutto una volta ogni 30° di secondo, una telecamera neuromorfica riprende di ogni scena solo i pixel che cambiano e in continuo, come fa l'occhio umano. Ma lo fa a una velocità 10.000 volte più alta rispetto a un occhio umano e produce un flusso di dati 50 volte più piccolo. Così l'elaborazione è più rapida, aumentando il vantaggio del processore del drone rispetto al cervello di un pilota umano.
La difficoltà per i ricercatori è che tutto questo non basta. Devono anche insegnare al software tanti trucchi su come funzionano tutte le tecnologie di bordo nel mondo reale, il che richiede conoscenze raffinatissime di fisica, elettronica e matematica. Ma a cosa può servire un drone autonomo così agile? Ad aiutare operazioni di salvataggio in montagna, all'interno di boschi o di edifici, a compiere missioni di sicurezza, a ispezionare impianti industriali, viadotti e elettrodotti, a consegnare pacchi a domicilio o semplicemente a fare delle acrobazie. E lo stesso tipo di visione potrà essere montato su automobili, robot spaziali o subacquei o macchine volanti. 13 anni fa abbiamo fatto la prima dimostrazione di volo di un drone che utilizzava una telecamera per volare autonomamente, senza GPS, però a quel tempo i computer erano troppo pesanti per poter essere messi a bordo del drone, quindi abbiamo utilizzato un cavo USB di 20 metri per connettere la telecamera di bordo ad un laptop esterno. Oggi abbiamo un drone autonomo su Marte, il drone Ingenuity, che invece utilizza il meglio della tecnologia attuale e può già volare autonomamente con una tecnologia ispirata a quella nostra di 13 anni fa. Il prossimo passo? Quello di sviluppare un sistema di visione che abbia la stessa velocità e precisione degli uccelli. La vista per i robot, non solo per quelli che volano, sarà un altro grande passo avanti per la nuova grande stagione dell'innovazione che è appena cominciata. Come tutte le tecnologie robotiche, però, anche questa potrà avere applicazioni civili che miglioreranno la vita di tutti, ma anche applicazioni militari. Sarà una rivoluzione tecnologica paragonabile a quella dei computer. Prepariamoci.